Come sempre, grande la passione di Cristiano Luzzago per le auto inglesi, oggi a bordo della Jaguar MK2. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi parliamo della Jaguar MK2, una vettura che è stata l'icona del marchio a cavallo degli anni 50 e 60. Preceduta dal modello 2004 e 3004, la MK2, questo nome così banale che avrebbe potuto passare inosservato nella storia dell'automobile, è diventato un emblema ben preciso che distingue questo modello, che è stato veramente il punto di demarcazione nella costruzione delle automobili Jaguar. Infatti siamo in un contesto storico nel quale quasi tutte le case automobilistiche stanno passando dalle carrozzerie con telaio alle carrozzerie a scocca portante. Quindi la MK1 e la MK2 sono le prime Jaguar berlina, cosiddette sport saloon, in quanto erano definite berline sportive, che invece potevano essere utilizzate quotidianamente per un uso sia di famiglia che di rappresentanza e al tempo stesso sportivo. Infatti molte di queste vetture furono immediatamente utilizzate con grandi successi in tutte le competizioni internazionali. La MK2 fu fatta in tre versioni, la 2004, la 3004 e la 3008, ma sicuramente la 38, che è l'esemplare che abbiamo qui oggi, è il modello nel quale la Jaguar si è espressa al meglio. Infatti era una vettura da ben 220 cavalli e 210 km/h. Questo spiega perché negli anni 60 questa vettura è stata veramente un'icona sia di sportività che di eleganza per tutte le persone che amavano eccellere e che desideravano distinguersi con una vettura che avesse una linea assolutamente aerodinamica, delle prestazioni di altissimo livello e delle finiture interne che erano tipiche e all'altezza della tradizione inglese. Quindi interni in radica spettacolari, i sedili rivestiti in pelle connoli fatti con una cura e un pregio superiore a qualunque altra casa automobilistica, le ruote raggi che erano un must per le vetture inglesi, in questo caso sono Dunlop cromate, che erano poi di serie sul 3.8, e soprattutto a livello tecnico quello che la distingueva dagli altri modelli era la disponibilità del differenziale autobloccante, che naturalmente abbinato alle prestazioni motoristiche dava un grosso aiuto nella stabilità e nell'utilizzo di questa vettura anche ad alte velocità. La Jaguar MK2 è stata una vettura che negli anni 60 ha dato veramente una svolta anche al mercato del marchio in Italia e in Europa, perché prima era poco noto. Solo questa vettura insieme anche alla Jaguar E-Type sono quelle che l'hanno reso veramente famoso e del quale abbiamo memoria. Quello che rese veramente dirompente questa vettura furono le prestazioni. Infatti il motore 3.8, che è il classico motore Jaguar XK che ha equipaggiato le vetture dal 1949 fino ad oltre la metà degli anni 80, è un motore ad altissime prestazioni. I 4 freni a disco, che sul modello precedente, la cosiddetta MK1, non c'erano ancora, invece sulla MK2 rendono la frenata prodigiosa, al punto che sul paraurto posteriore la Jaguar dovette mettere uno stemma con un triangolo rosso che specificava che questa vettura era munita di dischi dei freni, per evitare che utenti della strada fossero sorpresi dalla frenata troppo potente di questa vettura e potessero tamponarla. L'obiettivo di Lions era quello di avere una vettura berlina ma sportiva al tempo stesso. Da qui nacque la denominazione Sport Saloon. Infatti, se dovessimo confrontare questo modello con la coupé, quindi la Jaguar XK150 che era in produzione all'epoca, vedremmo che il frontale è pressoché identico, al punto che la mascherina potrebbe probabilmente essere spostata da una vettura all'altra senza dover fare grandi modifiche. Questo per mantenere il family feeling del frontale, ma soprattutto per mantenere l'identica impostazione sportiva che questa vettura avrebbe dovuto avere. Il Leaping Jaguar, cioè il giaguaro che salta, dà anche l'idea dell'aggressività che questi modelli dovevano avere rispetto alla concorrenza, sia nel campo sportivo che nel campo delle vendite.
Questa vettura consentì di avere un enorme successo commerciale sia in Europa che negli Stati Uniti per un utilizzo in giacca e cravatta, ma ottenne anche numerosissimi successi nelle più importanti competizioni internazionali, sia in pista che in rally, e quindi fu veramente la maggiore icona della Jaguar a cavallo degli anni 60. Il successo della MK2 fu così grande che la Jaguar, 40 anni dopo, negli anni 2000, decise di introdurre la S-Type, che riprendeva gli stessi canoni stilistici modernizzati dalla MK2, nella speranza di avere un modello che potesse rinnovarne i fasti. Naturalmente la storia si scrive una sola volta ed è sempre difficile poterla ripetere.